Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki Professione Nerd. Dopo un po' di mesi torniamo oggi a parlare di Dragon Ball, con un action figure che vi anticipo già è davvero mozzafiato. Ve ne avevo dato un'anteprima nel mio ultimo video haul degli acquisti e regali dei mesi di novembre e dicembre. Se ve lo siete perso vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto al video. Questa qui è l'action figure che andremo ad analizzare. Si tratta di Goku in versione Super Saiyan God, Super Saiyan, che possiamo abbreviare semplicemente in Super Saiyan Blue, della linea Maximatic, Bandai Spirits e Banpresto. Ho acquistato questa figure al GameStop, ma il prezzo che vedete qui nel bollino non è corretto, infatti l'ho trovata scontata a 29,98 €, per cui veramente un affarone. Ora, prima di fare l'unboxing, qualche breve pillola sulla storia di questa nuova trasformazione. L'abbiamo potuta vedere per la prima volta nel film Dragon Ball La Resurrezione di F ed è successivamente diventata una trasformazione canonica in Dragon Ball Super. Al momento hanno raggiunto questo livello soltanto Goku e Vegeta. Si tratta di una trasformazione che combina l'energia divina del Super Saiyan God, quello rosso per intenderci, con la trasformazione in Super Saiyan base, quindi quello dorato. Possiamo perciò dire che si tratta di una sorta di fusione tra le due versioni. Ma ora, senza ulteriori indugi, mettiamoci subito a fare l'unboxing e ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Iniziamo dando una rapida occhiata alla scatola. Sul fronte troveremo un'anteprima di come apparirà la figure di Goku, oltre al logo di Dragon Ball Super, al nome della linea, che abbiamo detto essere Maximatic, e al logo di Bandai Spirits. In alto a destra possiamo vedere lo sticker con il prezzo applicato da GameStop che copre il logo Banpresto stampato sulla scatola, uno dei due lati con un'anteprima di Goku, il retro con l'action figure vista da una differente angolazione, l'altro lato, il lato superiore e infine il lato inferiore. Procediamo aprendo la scatola. La figure sarà divisa in 4 pezzi: la testa, il busto, la metà inferiore del corpo e una basetta di supporto. Ok, a quanto pare soltanto per la sezione che conteneva la testa l'apertura è stata facile, per cui procederò con il taglierino. Assembliamo il personaggio. Questo è l'aspetto che avrà il nostro Goku Super Saiyan Blue una volta ricomposti tutti i pezzi. Come possiamo vedere, il personaggio si accinge a lanciare una Kamehameha. Guardiamolo anche dagli altri lati. Ora restringiamo l'inquadratura per poterlo ammirare un po' più da vicino. Mi colpisce molto la cura con cui è stato realizzato il viso, sia in termini di espressività, sia di stesura del colore. Guardiamo ad esempio la capigliatura con questa vernice blu metallizzato, risulta sicuramente molto tridimensionale e realistica. Sembra veramente di poter vedere Goku davanti a sé in carne ed ossa. Anche i muscoli delle braccia sono stati scolpiti in rilievo, dandogli un effetto brutalmente realistico. La colorazione a tutto il vestito è stata data in modo impeccabile e praticamente non si possono notare errori o imperfezioni. La basetta è purtroppo l'unica vera nota dolente di questa action figure, ma ne parlerò poi meglio nelle mie valutazioni finali. Vediamo quanto misura questa riproduzione di Goku. Ecco, arrivando alla punta dei capelli possiamo vedere che misura circa 21 cm, quindi un'ottima altezza considerando anche che la figure è un po' piegata sulle gambe. Per darvi un altro metro di paragone la metto a fianco all'action figure del maestro Muten che abbiamo analizzato un po' di recensioni fa.
Ecco, possiamo notare che Muten Roshi appare più piccolo rispetto a Goku, ma questo è assolutamente corretto visto che i due personaggi hanno altezze diverse. Possiamo quindi dire che la scala utilizzata per queste due riproduzioni, che ricordiamolo appartengono comunque a due linee diverse, è abbastanza simile. In conclusione è arrivato il momento di dare le valutazioni. Per l'espressività darò un 8, il viso è sicuramente uno dei punti forti di questa riproduzione. Alla colorazione darò un 9, mi è piaciuta moltissimo, soprattutto come è stato steso il colore sui capelli utilizzando questa vernice blu metallizzato, ma in generale anche su tutte le altre parti dell'action figure. Ad esempio per gli abiti sono state utilizzati differenti sfumature di vernice che danno un effetto molto tridimensionale alla scultura. Alla base di appoggio devo dare purtroppo un 5, è il tallone d'Achille di questa action figure, non è tra le più brutte in assoluto che ho valutato finora, ma è sicuramente una basetta che non rende giustizia al personaggio andando completamente a coprire uno dei due piedi. Come dico sempre, in questi casi le basette migliori sono quelle piatte o a forma quadrata o a forma circolare, che non vanno ad inficiare la bellezza del prodotto. Per quanto riguarda la posa darò invece 7, mi è piaciuta, è una posa tipica di Goku mentre sta lanciando la Kamehameha. Per il rapporto qualità-prezzo do un meritatissimo 9. Sono stato veramente contento di trovarla scontata ad un prezzo che secondo me è stracciato per una figure realizzata così bene nei minimi particolari. La media fa quindi 7,6 che arrotondiamo per difetto a 7,5. Un'ottima valutazione per questo Goku Super Saiyan Blue che però purtroppo non si aggiudica il podio. E bentornati! Vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, di mettere un bel pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti, di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se non siete già iscritti, vi chiedo di iniziare a seguirmi anche sui miei canali di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nickname con cui mi trovate qui su YouTube, quindi ovviamente Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo inoltre di lasciare un commento per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Sapete, io li leggo sempre e rispondo a tutti. Mi fa immensamente piacere poter ricevere consigli da parte vostra e potermi confrontare sui contenuti che pubblico. Bene, ho concluso, per cui vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!